Benvenuti a InforBlue, il podcast che racconta il mondo della Blue Economy. Il mare è al centro della vita del Circolo Barion da oltre un secolo. Cosa significa oggi parlare di Blue Economy? Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Per noi il termine Blue Economy, che è un termine coniato da qualche anno, per noi che siamo un circolo ultracentenario e viviamo il mare tutti i giorni, la nostra vita è il mare, è qualcosa che mettiamo in atto ormai da tantissimi anni. Quindi la nostra Blue Economy è da sempre tramandare ai nostri ragazzi, ai nostri soci il rispetto del mare. Quindi fare tutto quello che facciamo, il nostro core business, il nostro sport, è tutto legato assolutamente al mare, quindi cerchiamo di rispettarlo e il mare ricambia sempre nel migliore dei modi, quindi cerchiamo assolutamente di far sì che il mare ci dia il massimo. E in che modo attività come la vela, il canottaggio, il SUP e tutti gli sport nautici possono contribuire a promuovere la sostenibilità e il rispetto per il mare? Consideri che noi partecipiamo a un programma del Comune di Bari che si chiama Rotta verso Bari. Ci sono 200 bambini, 200 ragazzini che vengono a fare delle attività legate al mare, quindi noi appunto facciamo canottaggio, canoa, SUP, vela. Quindi lei immagini 200 bambini che a cui viene comunicato il rispetto del mare, quindi è importantissimo questo connubio. Quindi noi abbiamo 1500 soci più tantissime altre persone che frequentano il circolo. La prima cosa che gli viene detto è rispettare il mare. E come reagiscono i bambini alle campagne di sensibilizzazione? I bambini, al contrario di quello che noi possiamo pensare, sono estremamente sensibili, estremamente attenti a queste campagne di sensibilizzazione. Noi lo vediamo proprio, sono particolarmente attenti perché anche quando loro stanno in mezzo a mare, eppure stanno lì che devono virare, devono strambare con la loro barchetta, oppure stanno lì a remare o sono sul SUP e vedono in mare la bottiglia o vedono la busta, loro la raccolgono e la tengono nella loro borsetta o nel loro elastico che è sul SUP, e questo chiaramente per noi è un motivo di vanto, perché se ognuno di noi facesse qualcosa di questo genere, sicuramente il mare sarebbe decisamente più pulito. Anche noi quando, anche qui siamo in un porto, quindi quando arrivano le mareggiate il nostro porto qui si riempie di plastica, perché arrivano chiaramente, il mare non digerisce tutto, è come se fosse un enorme stomaco che a un certo punto decide di rimetterci tutto quello che noi gli buttiamo dentro ce lo ridà magari con gli interessi, e le posso garantire che le persone che vengono sensibilizzate a queste cose le capiscono, e a maggior ragione i bambini, assolutamente. Provando a cambiare argomento, parliamo proprio di transizione. Transizione per il circolo. Il Barion sta affrontando delle trasformazioni in chiave ecologica o digitale? C'è qualche iniziativa o progetto in corso? Assolutamente sì, noi cerchiamo in tutti i modi di fare qualcosa per anche inquinare meno. Per esempio noi abbiamo comprato un motore, noi abbiamo le nostre imbarcazioni che seguono i nostri ragazzi durante gli allenamenti, no? Abbiamo comprato un motore elettrico per esempio, no? Quindi questo chiaramente ci consente di inquinare sicuramente meno, però d'altro canto dobbiamo caricarle, l'energia elettrica costa tanto. Stiamo cercando insieme alle istituzioni, perché tutto quello che si fa poi deve essere un connubio con le istituzioni, perché noi stiamo cercando di mettere dei pannelli solari sui nostri tetti ed è un problema però, quindi è importante che ci siano dei gruppi di lavoro che ci consentano appunto di confrontarci e di raggiungere degli obiettivi, come anche stiamo pensando di comprare dei cestini per la raccolta delle microplastiche. Noi stessi con i nostri marinai cerchiamo di raccogliere dal mare, non solo di non far buttare plastiche, bottiglie in mare, ma di raccoglierle, ed è questo che noi divulghiamo un po' a tutti. E guardando al futuro invece, quale potrebbe essere l'evoluzione dei circoli nautici nel contesto di una transizione blu e sostenibile? Qui noi siamo al centro di Bari, siamo in un posto bellissimo.
e ci rendiamo conto che spesse volte vengono da noi anche, ormai si parla anche di turismo sportivo, no? Noi siamo un circolo sportivo, stiamo cercando di avere delle partnership, delle collaborazioni con altri circoli sportivi, che non siano solo circoli sportivi che si occupano di attività remiere come le nostre, ma soprattutto altri circoli sportivi, per esempio, che sono al nord o all'estero, quindi vengono in Puglia, vengono a Bari e ci rendiamo conto che c'è gente che fa vela, che fa canottaggio, che fa canoa, magari nel nord Europa. Spessissimo noi abbiamo olandesi, norvegesi, inglesi e vogliono venire da noi, quindi vogliono frequentare il nostro circolo. Anche questo vuol dire fare un turismo, un'economia, una blue economy sicuramente sostenibile, quindi utilizzare il mare per avere anche quel turismo e quell'economia assolutamente sana, verde, che sicuramente può portare degli ottimi risultati. Grazie. Grazie a voi di tutto.